telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. Start so innocent. Then you kick it up and now I want to show you all what you deserve. Ciao a tutte, bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte, io sono Tiziana e oggi andiamo a realizzare questa bellissima Granny Flower Bag con delle mattonelle che ricordano appunto i fiori. Adesso vediamo nel dettaglio tutto quello che ci servirà per poterla realizzare. Ed anche per il progetto di oggi andiamo a riutilizzare le rimanenze dei cordini appunto che ci rimangono ogni qualvolta andiamo a terminare un progetto. Nel mio caso utilizzerò le rimanenze del cordino Amore Corda da 2 mm di Borgo dei Pazzi, che è un cordino riciclato, morbidissimo nelle lavorazioni, ma nello stesso tempo i nostri progetti verranno molto compatti. Io comunque in descrizione vi lascerò tutti i link inerenti ai progetti realizzati con questo cordino e anche un codice sconto col quale poterlo acquistare con uno sconto immediato di 5 euro, che vi ricordo è valido per tutti gli articoli che troviamo sul loro sito. Poi io ho adattato una piccola tracollina da 40 cm che ho acquistato su Amazon, ma volendo potete comunque realizzarla all'uncinetto, poi una calamita che va cucita e 2 moschettoni appunto per alloggiare questo piccolo manichetto. L'uncinetto utilizzato è il 3,5, ma per questo tipo di cordino andrà benissimo anche il 4 o il 4,5, quindi iniziamo subito con la spiegazione. Per il progetto di oggi dobbiamo andare a realizzare 6 mattonelle, quindi partiamo dalla prima. Io partirò dal colore rosso, ovviamente potete utilizzare 2 tonalità, 3, 4, quello che volete. Allora, partiamo da un anello magico, in questo modo, faccio una catenella e all'interno del nostro anello andiamo a realizzare 8 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Adesso stringiamo l'anello in questo modo e lo chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia effettuata. Adesso dobbiamo andare a realizzare 8 punti puff, sono un punto puff un po' particolare. E quindi cosa facciamo? Iniziamo con la prima maglia alta sostituita da 3 catenelle e sempre nello stesso punto ne andiamo a realizzare altre 4, quindi un totale di 5. Quindi 2, 3, 4 e 5. Adesso cosa facciamo? Lasciamo la solina, andiamo sulla prima maglia alta in questo modo, riprendiamo la solina dell'ultima eseguita e chiudiamo in questo modo e abbiamo realizzato il nostro primo punto puff. Poi facciamo 2 catenelle e andiamo nella maglia seguente, andiamo sempre a realizzare 5 maglie alte, quindi 2, 3, 4 e 5. Adesso nuovamente lasciamo la solina, andiamo sulla prima maglia realizzata, riprendiamo quest'asola, tiriamo, facciamo passare il nostro uncinetto in questa maniera e facciamo 2 catenelle ed eccoli qua. Questo sarà il nostro risultato. Facciamo la stessa cosa in quello seguente perché in totale appunto dovranno essere 8. Quindi ricominciamo con le nostre 5 maglie alte, quindi 2, 3, 4 e 5. Quindi lasciamo questa solina,
andiamo a prendere la prima maglia alta, riprendiamo l'asola e facciamo passare il nostro filo. Facciamo 2 catenelle e andiamo praticamente a ripetere questa lavorazione per tutto il giro, quindi per un totale di 8. Ci rivediamo alla fine del giro. Completato il giro, ho fatto le ultime 2 catenelle, ho già tagliato il filo e adesso vado a chiudere sul primo punto puff con un punto bassissimo e posso sfilare qui. E poi comunque questo filo noi ce lo andiamo a nascondere sul retro. Ed ecco qua. Adesso andiamo a prendere l'altro colore, facciamo un cappietto e adesso cosa facciamo? Dobbiamo andare a realizzare un altro giro di punto puff, soltanto che adesso dobbiamo raddoppiarli, ovvero farne uno sul punto puff e uno nello spazio. Quindi iniziamo, io inizio dallo spazio ma è uguale, mi aggancio con un punto bassissimo e adesso ricomincio con le mie 5 maglie alte e la prima sostituita da 3 catenelle. Quindi una, nel frattempo mi lavoro la codina, 2, 3, 4 e 5. Come al solito sfilo, vado sulla prima maglia effettuata, rientro nell'asolina, tiro un po' il filo e lo faccio passare sotto e stavolta faccio una sola catenella di separazione. Poi adesso il punto puff successivo, quindi quello sopra quello precedente, lo vado a prendere qui al centro. Quindi mi vado a cercare, scusate, qui all'interno, perché se noi lo facciamo qui sopra praticamente non si vede più il fiore a rilievo. Quindi entriamo qui al centro e di nuovo realizziamo le nostre 5 maglie alte. Quindi 2, così lasciamo anche l'effetto 3D. Facciamo l'ultima e nuovamente sfiliamo, andiamo sull'ultima maglia realizzata, scusate, sulla prima realizzata, riprendiamo l'asola dell'ultima, facciamo passare sotto e una catenella, vedete? Poi nello spazio qui dove abbiamo creato le 2 catenelle entriamo e facciamo le altre 5 maglie alte, quindi dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto prima, soltanto che anziché 8 saranno 16. Facciamo l'ultima, nuovamente entriamo sulla prima, prendiamo l'asolina, tiriamo e catenella ed ecco qui. Quindi completiamo tutto il giro e ci rivediamo per il cambio colore e vedere come lavorare il terzo giro. Ed ecco completato anche il secondo giro. Adesso dobbiamo far diventare quadrata la mattonella, quindi il giro successivo iniziamo con la lavorazione proprio della mattonella granny e andiamo a lavorare dove ci sono gli spazi. Quindi io col nuovo colore mi aggancio sempre con un punto bassissimo e inizierò a lavorare l'angolo e ne facciamo solo una parte perché poi quando completiamo il giro lo andiamo a completare. Iniziamo con una maglia alta che verrà sostituita da 3 catenelle, poi facciamo 3 catenelle di separazione e sempre nello stesso punto andiamo a realizzare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Poi nello spazio successivo facciamo 3 mezze maglie alte,
nello spazio successivo ancora 3 punti bassi, qui nuovamente 3 mezze maglie, e poi in quello successivo andiamo a realizzare il nostro angolo, e che comunque questa lavorazione, questa parte qui è molto simile al progetto che ho realizzato la volta precedente, quindi le mattonelle girasole. Quindi entriamo, facciamo 3 maglie alte, tre catenelle, e sempre nello stesso spazio, quindi creando l'angolo, altre 3 maglie alte. Vedete? Poi ripetiamo questa sequenza, quindi 3 mezze maglie, tre punti bassi, nuovamente 3 mezze maglie alte, e nuovamente andiamo a ricreare l'angolo, quindi 3 maglie alte, tre catenelle, e nuovamente 3 maglie alte, quindi l'angolo sarà sempre uguale anche nei giri successivi, perché adesso dobbiamo andare a realizzare altri 3 giri con questo tipo di lavorazione granny. Ed ecco qui, quindi completiamo questo giro, vi faccio vedere il successivo che poi sarà appunto sempre uguale. Siamo alla fine del giro, vi faccio vedere come completare l'angolo che avevo iniziato. Già una maglia alta l'abbiamo realizzata ed erano le prime 3 catenelle. Andiamo a realizzare le altre 2 maglie alte. E chiudiamo sulla terza catenella che abbiamo realizzato prima con un punto bassissimo, ed eccola qui la nostra mattonella che è diventata appunto quadrata. Tagliamo il filo, sfiliamo, e adesso questo sempre lo andiamo leggermente a bloccare, anche se adesso ce lo andiamo lavorando, e adesso dobbiamo realizzare altri 3 giri con la tecnica granny. Ovviamente in questa noi possiamo, dipende che misura volete della borsa, a questo punto se la volete più grande di quella che ho realizzato io dovete aumentarli, se invece volete realizzarla più piccola li dovete diminuire. Per quanto mi riguarda farò altri 3 giri con questo sistema ripartendo col colore rosso, quindi vado a riprendere la sequenza, quindi ne farò uno rosso, uno giallo più scuro e poi quello più chiaro. Infine poi chiuderò e vi farò vedere con un giro di punto basso come contorno. Quindi riprendo il filato rosso, parto sempre dall'angolo, mi aggancio con un punto bassissimo e ripeto quindi la prima parte del punto, scusate, dell'angolo, quindi 3 catenelle, prima maglia alta, poi ne faccio altre 3 che sono quelle di separazione, e poi sempre nello stesso punto altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Poi andiamo a realizzare senza fare catenelle nello spazio successivo 3 maglie alte, quindi adesso saranno tutte maglie alte, anche in quello successivo, quindi non faremo né mezze maglie né punti bassi perché quel tipo di lavorazione ci serviva per farla diventare quadrata, e invece adesso possiamo procedere normalmente. Vi faccio vedere anche l'angolo,
e poi questo modulo lo ripetiamo per gli altri 2 giri prima di completare la nostra mattonella. Facciamo l'ultimo. E adesso vi faccio rivedere l'angolo, che comunque è molto semplice. Quindi 3 maglie alte, 3 catenelle e nuovamente 3 maglie alte nello stesso punto. E poi ricomincio in tutti gli spazi realizzando 3 maglie alte, quindi questo modulo non cambierà. Quindi adesso noi ripetiamo questo giro, lo stiamo facendo in rosso, poi lo rifacciamo giallo scuro e giallo più chiaro, quindi ci rivediamo per vedere come contornare questa bellissima mattonella. Ed ecco la mattonella quasi completata, quindi dopo il giro che abbiamo visto che ho fatto in rosso, l'abbiamo ripetuto negli altri 3 colori. Adesso, rispettando la sequenza, vado a creare un contorno di punto basso sempre col colore rosso, quindi rispettando la sequenza dei colori che ho scelto. Quindi mi aggancio in un punto qualunque con un punto basso e adesso sotto ogni maglia sottostante andiamo a fare questo contorno, quindi di punti bassi in questa maniera. Nel frattempo la codina me la sto lavorando e adesso vi faccio vedere l'angolo, che anche questo è veramente molto semplice. Adesso noi nell'angolo andiamo a lavorare una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa e si continua con il contorno in tutti gli altri punti. Quindi completiamo questa mattonella e ci vediamo non appena abbiamo terminate le altre 5, quindi in totale saranno 6, per vedere come iniziare le cuciture. Ed ecco qui le 6 mattonelle completate, che misureranno circa 17 centimetri. Io le ho incastrate in questo modo, adesso le dobbiamo cucire, vi faccio vedere come verrà il risultato finale. Quindi nel momento in cui poi la andiamo a cucire completamente, questa sarà la borsa. Adesso dobbiamo andare a cucire e lo facciamo dal rovescio. Io infatti mi sono già agganciata, quindi ci rimettiamo sul rovescio e adesso, partendo dalla catenella praticamente dell'angolo, se vi ricordate dove abbiamo fatto una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, io prendo però solo le asole esterne in questa maniera, quindi solo quelle esterne, e vado ad effettuare questa cucitura. Poi torno indietro, riprendo quelli successivi, i punti sono gli stessi perché le mattonelle sono identiche, quindi non avremo problemi nel trovare quindi l'asolina di fronte. Quindi facciamo questa cucitura, ne facciamo qualche altro così vi faccio vedere qual è il risultato. Quindi facciamo l'ultimo. Nel momento che poi finiamo la cucitura, questo sarà il nostro risultato. Quindi io nel mio caso ho deciso di fare così: parto da qui e completo qui e poi riparto da qui e completo da questa parte. Quindi se ce la facciamo possiamo anche fare tutto un unico giro, però dovremmo avere un filo lunghissimo, quindi possiamo benissimo farlo in 2 parti, quindi da qui a qui e da questa parte a questa parte. Quindi ci rivediamo per completare questa cucitura e poi vediamo il passaggio successivo. Ed eccola qui quindi cucita. Adesso, prima di
ultimare le ultime 2 cuciture, io ho iniziato un giro di contorno tutto a punto basso, esattamente come ho creato le mattonelle. Poi nella mattonella, quella che poi appunto dovrà essere chiusa in questo modo, ho deciso che in questo punto, dovendo mettere una calamita o anche una chiusura a cartella, in questi 3 punti gli vado a creare una sorta di spessore. E quindi cosa faccio? Nella maglia bassa, nella catenella e nella maglia bassa faccio nella prima 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Sulla catenella invece faccio 3 maglie alte doppie, facciamo l'ultima, sempre in costa, anzi non ve l'ho detto, ma è un giro di punto basso in costa, e poi nell'altra maglia bassa le altre 3 maglie alte. E adesso vi faccio vedere come verrà quando noi andiamo a chiudere. E poi normalmente continuiamo con il giro di contorno a punto basso in costa, in questo modo. Vedete, abbiamo creato questo spessore e vi spiego. Nel momento in cui noi giriamo la borsa in questa maniera, questa qui è la nostra pattina che va a chiudere. Allora, per evitare di tirarla troppo in basso, questa asolina ci consente o di mettere la calamita o anche un altro tipo di chiusura, come una chiusura a cartella. Infatti ancora io non sono certa di mettere una delle due, ma poi appunto vi farò vedere. Completato questo, mancherà soltanto questa parte da cucire, perché vedete, noi la ripieghiamo in questo modo, quindi l'unica apertura sarà questa, per cui noi sempre cucita al contrario dobbiamo cucire questa parte qui e quella di fronte, quindi da qui a qui, in maniera tale che, ripeto, questa sarà soltanto la nostra apertura. Quindi nello stesso identico modo, quindi ve lo faccio vedere, la giriamo al contrario il tempo della cucitura, quindi finito il contorno, cuciamo questa parte, poi andiamo a cucire pure quest'altra e praticamente la borsa è terminata. Ed eccola qui completata. Io ho alloggiato i moschettoni qui nella parte superiore, ho cucito la calamita che si cuce tranquillamente come si cuciono i bottoni, quindi semplicissima, ed eccola qui. Secondo me è veramente molto particolare, quindi sempre mattonelle granny, ma con una forma davvero molto particolare. E anche questo progetto è utilissimo per poter riutilizzare tutte le rimanenze che ogni volta abbiamo quando terminiamo dei progetti. Vi ricordo che su Borgo dei Pazzi troverete non solo questo meraviglioso cordino che è Amore Corda riciclato da 2 mm, ma anche tantissime altre cose. Infatti vi lascio il codice sconto col quale poter acquistare questo fantastico cordino o comunque dare un'occhiata, perché ci sono veramente delle cose molto interessanti. Il progetto è abbastanza facile, ma se avete dei dubbi voi lo sapete, mandatemi un messaggio. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale perché ancora arriveranno tantissimi progetti. Ci vediamo alla mia prossima creazione.